Vi sarà sicuramente capitato di avere la bicicletta che non frena bene e di avere dei problemi con i freni della vostra bicicletta. Guardiamo insieme in questa puntata qualche spiegazione su quali possono essere i problemi e qualche consiglio utile. Andiamo! Ciao, sono Alessandro di Ricicletta, un progetto della cooperativa Il Germoglio, dove mobilità sostenibile e inclusione sociale pedalano insieme. Seguici per scoprirne di più. Ciao, anche oggi sono qui con Radu. Ciao. E parlando dei freni, sicuramente una delle prime cose che potete controllare è se il filo scorre più o meno bene all'interno della guaina. In questo caso abbiamo un filo che è anche parecchio arrugginito e sicuramente non scorre tanto bene. Una cosa che possiamo fare per, aiutarlo a scorrere meglio è dargli un po' di sbloccante. Se lo sbloccante non è sufficiente e quindi il filo non scorre ancora bene o addirittura è completamente bloccato all'interno della guaina, è il caso di sostituirlo. Questa operazione, visto che è un'operazione che riguarda la sicurezza, la vostra sicurezza, se non vi sentite sicuri io consiglierei di farlo fare a una persona esperta. Quando i freni frenano poco, il problema potrebbe essere l'usura dei pattini, che essendosi usurati non vanno più a pinzare correttamente sul cerchio. Un tentativo per risolvere questo problema può essere quello di lavorare sul registro dei freni, che di solito si trova sulla leva del freno. Per registrare il freno e cercare di farlo lavorare meglio se i pattini sono usurati, si può svitare questo registro tenendo ferma questa ghiera in modo che il registro venga fuori e la ghiera rimanga attaccata alla leva del freno. In questa maniera si riesce a tirare un po' di più il freno. Nei vecchi freni a ganascia invece il registro è direttamente sui freni e non sulla leva. In questo caso invece per aumentare la frenata basta svitare il registro posto in questa posizione. Se l'usura del pattino è eccessiva, a questo punto è meglio cambiarlo, perché non è più sufficiente la registrazione e inoltre un problema che ci può essere è che il pattino si sia scalinato, per cui nel momento in cui noi andiamo a frenare, questo scalino va a infilarsi sotto il cerchio della ruota e il nostro freno rimane chiuso. Nel momento in cui rilasciamo la leva, il freno non si riapre e quindi la ruota rimane sostanzialmente frenata. Anche la sostituzione dei pattini e dei freni, che può sembrare un'operazione banale, spesso comporta un ribilanciamento dei freni, che se non si conoscono i freni non è sempre facile da fare. Il mancato bilanciamento dei freni comporta il fatto che un freno comunque possa andare a toccare sul cerchio, per cui avremo l'attrito dei pattini a rallentare la nostra pedalata. Un consiglio importantissimo per la vostra sicurezza è di non accontentarsi di avere un solo freno funzionante. I freni a volte possono, anche senza preavviso, soprattutto se i fili sono vecchi, spezzarsi improvvisamente, per cui rischiereste di grosso. In ogni caso, avendo due freni funzionanti, se anche uno si rompe, potete sempre prontamente frenare con l'altro. Mi raccomando, seguici per non perdere il prossimo video.